Ciao a tutti, in questo video andrò a parlare di un argomento che interessa sicuramente a moltissime persone, ovvero come andare a costruire massa magra, quindi del muscolo, anche quando si è in deficit calorico. Vediamo se questo è possibile, quando può essere effettivamente fatto e vediamo anche qualche dettaglio in più sulla questione, su come dovrebbe essere portata avanti. Vediamo che molte persone hanno come obiettivo la cosiddetta ricomposizione corporea, ovvero perdere grasso e contemporaneamente andare a costruire della massa magra. Ma come si possono conciliare questi due obiettivi che in un certo senso sono anche abbastanza distanti tra loro? Parliamo di una perdita di peso dovuta quindi alla perdita di massa grassa e contemporaneamente un aumento di peso, quindi la costruzione di nuova massa che sarebbe in questo caso il muscolo. Secondo una recente meta-analisi, che vi lascio il link qui in basso se volete andare nel dettaglio, vediamo che un deficit calorico può andare sicuramente a influenzare i guadagni di massa magra. Infatti si è scoperto che con un deficit di energia i guadagni di massa magra possono andare a diminuire significativamente. Quindi questo cosa comporta? Comporta che se mi trovassi in un deficit energetico, quindi per esempio in una dieta per dimagrire, andrò a attaccare sicuramente anche i guadagni di massa magra. Ora, l'obiettivo di questo studio era andare a quantificare, ovvero dare dei numeri su quanto effettivamente la discrepanza nell'accrescimento della massa magra sia influenzato dal deficit calorico e quanto questo al contrario non lo vada a influenzare. In altre parole, quanto influisce questo deficit calorico sui risultati dell'allenamento. Contemporaneamente a questo studio è stato fatto anche un controllo sui guadagni o sulla perdita anche della forza di questi atleti, quindi si è andato a misurare effettivamente i guadagni di massa magra e anche per esempio la perdita, eventuale perdita, nonché anche il guadagno o la perdita della forza di questi atleti. Questi studi che sono stati raggruppati in questa meta-analisi dovevano avere dei criteri molto chiari a riguardo, quindi ad esempio dovevano essere almeno 3 settimane di allenamento di resistenza e prevedere almeno 2 sessioni settimanali e non includere allenamento di tipo aerobico. Ma vediamo un po' i risultati. I risultati mostrano che deficit energetici hanno portato a guadagni molto bassi di massa magra rispetto per esempio a una dieta di controllo standard. Questo significa che le persone in deficit hanno visto progressi più modesti nella costruzione di massa muscolare rispetto per esempio a chi teneva una normocalorica o ipercalorica. Questo che cosa portò, diciamo un po' alla scoperta dell'acqua calda, ovvero che deficit energetici vanno a diminuire la progressione o comunque lo stimolo della costruzione di massa muscolare. Molto interessante sicuramente anche per quanto riguarda lo studio della forza, si è visto che anche qui c'è stata una leggera perdita della forza, però molto più contenuto rispetto per esempio alle percentuali in cui si andavano a intaccare le masse magre. In altre parole, quindi mentre la perdita di massa magra era chiara ed evidente, l'impatto sulla forza non era così netto. Questo è sicuramente una cosa molto importante che dobbiamo portarci con noi, ovvero che in un deficit calorico sotto allenamento costante e soprattutto con parametri misurabili, quindi parliamo per esempio di tonnellaggio, di ripetizioni, di volume di allenamento, non si va a perdere moltissima forza. Certo, c'è da dire anche che ci sta il parametro tempo, ovvero quanto tempo porta avanti questo deficit calorico. Da questo studio si è visto che essenzialmente un deficit maggiore di 500 calorie porta sicuramente a un netto intaccamento della massa magra, quindi si può dare in un certo qual modo, poi ovviamente qua dipende dalla persona, come 500 calorie come media massima di deficit calorico per non andare a intaccare troppo la massa magra.
Questo perché avviene? Perché il nostro corpo si trova in uno stato quindi di bassa energia, aumenta l'attività della proteina chinasi attivata dall'AMP, nota come AMPK, quindi questo porta il corpo che cosa? A favorire processi di tipo catabolico, ovvero quindi va a ostacolare l'anabolismo, quindi processi di costruzione a favore di catabolismo, quindi processi di distruzione a scopo energetico, perché comunque il corpo deve sopravvivere, si trova in deficit, ha bisogno di energia, quindi dove la va a prendere dalle masse disponibili, quindi porta avanti processi di tipo catabolico. Ricordo che la costruzione di massa magra richiede energia, quindi va da sé che se ci troviamo in un contesto di deficit energetico indotto dall'alimentazione, in quanto quindi andiamo a mangiare meno, quindi il corpo si troverà in un contesto poco favorevole alla costruzione di massa magra, anzi si vedrà paradossalmente più predisposto a un contesto di andare a utilizzare questa massa magra insieme alla massa grassa per scopi di tipo energetici. Da questo studio si evince anche un dato interessante, ovvero che quelli che sono nuovi all'allenamento di resistenza, quindi per esempio persone che si allenano da poco e hanno un body mass index superiore ai 30, quindi persone abbastanza anche in sovrappeso, possono andare certamente a beneficiare anche del deficit calorico. Tuttavia, quindi si parla effettivamente di una ricomposizione corporea, nonostante il taglio calorico. Tuttavia, chi ha più esperienza o è più magro dovrebbe essere più, dovrebbe utilizzare molta più cautela nell'andare a tagliare troppo le calorie, proprio per i motivi che abbiamo visto precedentemente. Infatti non è impossibile per individui allenati a perdere grasso e guadagnare massa magra, ma richiederà una pianificazione sicuramente molto più attenta e scrupolosa, magari con periodi di ipocalorica seguiti a periodi di normocalorica e magari anche a periodi di ipercalorica. Questo per andare a creare un equilibrio tra anabolismo e catabolismo, a favore principalmente all'anabolismo piuttosto che al catabolismo, altrimenti andremo a perdere troppa massa magra. Quindi, ricapitolando, nei principianti sicuramente si avranno dei risultati maggiori anche con deficit calorici più marcati, soprattutto se queste persone partono con per esempio un peso abbastanza elevato. Per quanto riguarda per esempio già atleti allenati, questo sarà più difficile da fare e quindi praticamente la chiave sta in questo caso nel mantenere un deficit calorico moderato, non troppo elevato, e anche qua praticamente si andrà sicuramente ad avere una perdita di grasso con poca perdita di massa magra. Per questi soggetti un tasso di perdita di massa corporea di circa 0,5% la settimana è ragionevole e sostenibile soprattutto anche sul lungo termine. Percentuali più elevate poi possono portare effettivamente per esempio abbandono della dieta o intaccamento elevato della massa magra e successivamente anche appunto intaccamento della forza, cosa che poi può andare a influenzare negativamente anche sulle prestazioni sia fisiche ma anche e soprattutto di tipo mentale, perché comunque il soggetto si va a trovare già in una situazione di stress dovuta a un deficit calorico abbastanza marcato. Ora andiamo a qualche consiglio utile finale di questo video. È utile considerare quanta massa magra e quanta massa grassa stiamo perdendo o guadagnando nel tempo. Questo può essere fatto attraverso varie misurazioni, per esempio DEXA o anche per esempio glicometria o comunque valutazioni di tipo strumentali. Se non avessimo a disposizione queste strumentazioni, per esempio un buon metodo è andare a guardare i guadagni di forza, quindi come vanno a aumentare le nostre performance in palestra, e anche sicuramente dei feedback fotografici e nonché anche di bilancia può aiutare. Ora, un altro fattore importante da considerare è il cosiddetto potenziale di ipertrofia. Vediamo che se siamo con un alto livello di grasso corporeo e poco allenato,
avremo sicuramente un potenziale ipertrofico maggiore, quindi avremo più probabilità, più possibilità anche concrete di effettuare una cosiddetta ricomposizione corporea, quindi con un apporto energetico che consenta una lenta perdita di peso e contemporaneamente un buon allenamento per andare a stimolare la nostra massa magra. Andando un po' anche a schematizzare, quindi vediamo che innanzitutto partiamo dal livello di esperienza. Vediamo che i neofiti in palestra possono rispondere meglio all'allenamento, ma anche al deficit calorico, in quanto per esempio durante questo periodo avranno anche oltre degli adattamenti di tipo ipertrofico, anche dei adattamenti di tipo neuronale. Ora, durante questo periodo avranno sicuramente anche una buona qualità di ricomposizione corporea. Step successivo sicuramente è andare a vedere la qualità dell'allenamento. Il programma di allenamento mirato e progressivo è sempre fondamentale, quindi vi consiglio di riguardarvi anche i video dove parlavo dei parametri di allenamento. Per quanto riguarda anche gli step di tipo nutrizionale, quindi abbiamo obiettivo principale, un focus sulla quantità di proteine assunte durante la giornata, soprattutto in fase di deficit calorico, questo per aiutare anche a preservare la massa magra. Poi ci sono anche fattori non meno importanti, quali i cosiddetti fattori individuali, che sono la genetica, il sesso, l'età, il metabolismo, ma anche per esempio lo stile di vita. Sono tutti fattori che miscelati nella persona in sé vanno ad aiutare o anche a peggiorare la ricomposizione corporea o comunque i nostri obiettivi che ci abbiamo prefissato. In conclusione, è sì possibile costruire muscoli anche in deficit calorici moderati, però dipende sempre dal contesto in cui andiamo a giocare, da che siamo essenzialmente noi stessi, quindi la persona che si mette appunto in gioco. Però con l'approccio giusto e tenendo presente alcuni fattori chiave si possono ottimizzare i risultati e raggiungere anche appunto determinati obiettivi realizzabili. Non poniamoci obiettivi, diciamo, troppo elevati o comunque che superano troppo determinati punti. Perché questo? Perché ci portano poi in effetti a sconforto e magari ad abbandonare il percorso prima di raggiungere anche quei piccoli obiettivi che effettivamente si possono realizzare. Vi riporto appunto, come vi ho detto all'inizio del video, la meta-analisi in descrizione e se vi fosse piaciuto vi invito a mettere un like e iscrivervi al canale.